La Bibbia discrimina chiaramente i gay. Zan che cosa vuole fare? Vuole censurare la parola di Dio? Ecco, questi sono i commenti che si possono trovare ovunque su Facebook, su profili di gente un po' fuori, a parer mio. E volevo fare proprio un video su questo argomento, ma casualità, vuoi che proprio oggi è uscita la notizia: omofobia, Vaticano contro il DDL Zan, viola il concordato. Praticamente cosa succede? Che il Vaticano ha chiesto formalmente al governo italiano di modificare il decreto di legge Zan, perché si sa, mancava solamente il Vaticano. Secondo il Vaticano questa legge violerebbe l'atto di revisione del concordato. E questo è molto grave, perché è veramente la prima volta che interferisce in una maniera così diretta nell'iter di approvazione di una legge italiana. Comunque, per capire molto velocemente che cos'è questo concordato di cui si parla, si intende l'accordo fra lo Stato e la Chiesa, un accordo che era stato fatto nel 1929 che disciplinava appunto le attività ecclesiastiche nello Stato italiano. C'erano delle cose anticostituzionali, diceva per esempio che c'era solo una religione di Stato, quando la Costituzione in realtà dice che ognuno è libero di professare la religione in cui crede. Comunque questa legge è stata modificata, è stata tolta il riferimento alla sola religione di Stato ed è stato dato alla Chiesa altre cose, come si è introdotta l'ora di religione nelle scuole, anche inserendo questo viscido meccanismo dell'8 per 1000, la Chiesa cattolica. Ci sono stati tanti tentativi e continuano ad esserci tentativi da alcuni politici, ma anche da alcune associazioni atee, dove si vuole abrogare questo, perché in realtà è molto sbagliato. Perché? Perché è importante abrogare questa cosa? Perché garantisce privilegi a una sola religione, da esenzioni assurde come che i religiosi sono esentati dal collaborare con le autorità investigative italiane, e in più da uno stato particolare a Roma, che contrasta la Costituzione stessa. Se si volessero appellare al concordato, lo possono fare. Ed è questa la cosa assurda. Tornando all'articolo, se si fosse portata avanti la cosa dicendo che si vuole discutere, anche se sembra assurdo partecipare in qualche modo a una legge dove si parla dei diritti LGBT, ripeto, se ci fosse stata una qualche proposta di discussione, ma no, che cosa si legge nell'articolo della Chiesa? Per quale motivo la Chiesa è così preoccupata per il DDL Zan? Di che cosa ha paura? I problemi della Chiesa sono i seguenti: le scuole cattoliche non sarebbero esentate dall'organizzazione della futura giornata nazionale contro l'omofobia. Vi lascio un momento per assorbire l'insensatezza di questa dichiarazione. C'è una giornata contro l'omofobia che è destinata ai ragazzi, ai più giovani, per contrastare l'omofobia, per far capire le cose. Questo vi fa paura, questo fa paura alla Chiesa. E poi si evidenziano anche timori più generali, ancora più gravi: la libertà di pensiero per i cattolici e anche delle possibili conseguenze giudiziarie nell'espressione delle proprie idee. Cioè veramente la Chiesa è così spaventata che il DDL Zan non gli permetta più di dire o fare certe cose. Mi fa sempre ridere come una cosa come la Chiesa, che ha lottato contro le libertà personali, che ha discriminato un sacco di persone, può aprire una sorta di discussione nel modificare la legge sulle persone LGBT. Questa è semplicemente un'assurdità e ci fa capire ancora meglio perché questo concordato deve essere abrogato e doveva essere abrogato, perché siamo arrivati a una situazione del genere. Questo, da quello che io leggo, non era mai successo. E questa cosa della libertà di pensiero, la libertà di parola, è tirata in ballo così tante volte, soprattutto nei social, da questa gente un po' estremista fuori di testa, e si leggono cose assurde come del tipo: con l'approvazione della legge Zan, la Bibbia potrebbe diventare paradossalmente illegale, in quanto condanna senza giri di parole l'omosessualità, e pregare e leggere la Bibbia osservandone gli insegnamenti potrebbe diventare un reato punibile con il carcere. Cioè, questa è un'affermazione fatta da un DJ, blogger, così, anche con un seguito abbastanza folto, per capire. Non mi sembra una novità per nessuno che la Bibbia è sempre stato un documento estremamente omofobico e sessista.
Ci sono paragrafi che dicono che le donne non devono parlare, altri che dicono che devi ammazzare i gay. Cioè, è questo quello che ti preoccupa? Che questa gente neanche ha letto la legge, è questo quello che si capisce, perché la legge Zan non ti impedisce di praticare la tua religione e di seguire i suoi insegnamenti. Ovviamente se tu vai per strada e lapidi una persona perché è omosessuale, ovviamente magari una conseguenza la dovrai avere, no? Cioè, mi sembra assurdo anche doverlo spiegare. Poi un'altra cosa molto comune è che questa gente cita tantissime parti, soprattutto del Vecchio Testamento, dicendo che gli effeminati, gli omosessuali non andranno nel regno di Dio, uomini che fanno atti infami con altri uomini riceveranno quello che meritano. Queste persone citano sempre le parti che gli fanno comodo della Bibbia e poi magari lasciano fuori le parti dove dicono che i gay vanno ammazzati. Mi sento anche stupido di parlare di queste cose, perché se tu in una discussione, che sia online o dal vivo, tu tiri fuori la Bibbia e fai citazioni della Bibbia, io potrei tirare fuori citazioni del Signore degli Anelli e sarebbe la stessa cosa. E non è che per essere offensivo, ma è in realtà, cioè, la Bibbia è un testo sacro per chi ci crede. Il fatto che la Chiesa sia contro i gay non è una cosa nuova. Se non l'avete già fatto, vi lascio qui da qualche parte o nella descrizione il link a un video recente dove ho fatto la recensione del libro che si chiama La casta dei casti, che spiega molto bene le motivazioni che spingono la Chiesa e i suoi esponenti a comportarsi in un certo modo e ovviamente influenzare la popolazione in una certa maniera. Il fatto che alla Chiesa dà fastidio la visibilità e l'uguaglianza. Alla Chiesa dà fastidio, non vuole l'uguaglianza delle persone LGBT, perché questo va a minare parte dei principi base su cui si fonda la Chiesa stessa. Magari vi lascio il link di questo fantomatico blogger che pubblica questi articoli, però non andate a commentare perché gli date solo visibilità. Date un occhio giusto per vedere quanto sono ridicoli e poi uscite, però non commentate. In conclusione, questo sembra veramente l'ultimo colpo rimasto da parte degli oppositori del DDL Zan per fare danno alla legge. Quindi sono abbastanza sicuro che gli esponenti politici andranno a discutere qualcosa con la Chiesa. Speriamo solo veramente che questo sia veramente l'ultimo colpo dell'opposizione, perché non se ne può più. Cioè, stanno tirando avanti questa legge fino all'esaurimento. Grazie per aver visto il video a tutti. Se non l'avete fatto lasciate un like e ovviamente lasciate un commento qui sotto e dite cosa ne pensate di questa situazione un po' così. Ci sono tanti altri video nel canale. Dateci un occhio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!